Eccoci qua amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Prosegue la trattativa per Ademola Lookman. È diventato un po' il tormentone dell'estate. Non c'è ancora la fumata bianca, non è detto però che non arrivi nelle prossime ore. Anzi, è una trattativa che prosegue ed è tutt'altro che saltata. Andremo quindi a vedere quali sono le ultime novità di giornata sulla trattativa per portare il nigeriano a Milano e cercheremo anche di capire se è soltanto questione di tempo oppure se è seriamente una trattativa che rischia di saltare. Prima di iniziare il contenuto, come al solito vi ricordo quei pochi semplicissimi click che però aiutano tantissimo il canale, come il like al video, l'iscrizione e, se vorrete rimanere aggiornati sui nuovi contenuti, la campanella delle notifiche attiva. Oggi nel Consiglio di Lega si sono incontrati Marotta e Luca Percassi, AD dell'Atalanta. La nuova offerta dell'Inter è di 45 milioni, bonus compresi. Molti vociferano un 40 più 5, quindi parte fissa che è rimasta intatta, sono stati per raggiunti i 5 milioni di bonus. Per l'Atalanta non sembrano essere ancora sufficienti, anzi la squadra bergamasca parte comunque da una richiesta di 50 milioni, richiesta eventualmente che può essere abbassata a 45 di parte fissa più i bonus per arrivare comunque vicino ai 50 o al massimo intorno ai 48, quindi ancora ballano dei milioni, circa 5 milioni di parte fissa per raggiungere un accordo. Si attende comunque la risposta dell'Atalanta nelle prossime ore, che non ha ufficialmente rifiutato la proposta dell'Inter, e nelle prossime 24-48 ore è attesa comunque una risposta ufficiale dell'Atalanta. Trattativa che è tutt'altro che conclusa, anzi trattativa che continua assolutamente. Anzi, qualcuno riporta anche che l'Atalanta attende anche una proposta formale per proseguire le trattative, visto che naturalmente c'è stato l'incontro in Lega, quindi ad oggi sono state comunque delle proposte e risposte verbali tra Inter e Atalanta. A questo punto ci sono, secondo me, due principali ipotesi su come potrebbe svolgersi questa trattativa. La prima è che l'Inter vuole a tutti i costi Ademola Lookman e sa di poterlo prendere anche alle condizioni dell'Atalanta, ma si prova in tutti i modi ad abbassare il prezzo. Anche risparmiare 5 milioni, 3 milioni di parte fissa può essere utile all'Inter, perché innanzitutto al gradimento completo del calciatore e quindi ci sta a provare ad abbassare le richieste dell'Atalanta. In questo momento non c'è un serio pericolo di un'altra pretendente a Lookman e spendere meno per portare Lookman a Milano significa poi avere un margine maggiore per provare poi a proseguire altre trattative, per provare a prendere Leoni. È chiaro che se l'Inter prende Lookman a 40 milioni avrà un po' più di elasticità nella trattativa per andare poi a prendere Giovanni Leoni o un altro calciatore. L'altra ipotesi è che l'Inter avesse fiutato semplicemente l'affare, cercasse in qualche modo di speculare su quelli che erano degli accordi verbali tra l'Atalanta e l'entourage di Lookman, e quindi magari a 40 milioni Lookman era un vero e proprio affare, magari che non vogliono spingersi a 50. Ipotesi secondo me meno probabile, andremo anche a vedere perché. Dovesse essere però valida questa ipotesi, quindi nel giro di 2-3 giorni, come affermato ieri da Marotta, rischierebbe praticamente di saltare il tutto, perché poi sappiamo l'Atalanta è una squadra che in primis non ha bisogno di cedere, a maggior ragione dopo la cessione pesante di Retegui, e poi è una squadra che solitamente non si piega a queste situazioni di mercato, stabilisce un prezzo ed è davvero molto poco flessibile. È stato visto anche lo scorso anno con la trattativa Coppa Miners, trattativa durata l'intera estate. Il calciatore era arrivato anche allo scontro con l'Atalanta, ma alla fine i bergamaschi hanno ricevuto un'offerta molto vicina ai 60 milioni che chiedevano. L'eventuale alternativa al momento non c'è, perché ieri Marotta nella conferenza che abbiamo anche analizzato ha parlato che nel caso in cui non ci fosse un accordo in 2-3 giorni ci sarebbe la virata su altri obiettivi, ma al momento la sensazione è che non c'è un piano B. Sono convinti di prendere Lookman
dovesse però accadere, significherebbe comunque poi andare a puntare su un profilo molto meno costoso. Si sono fatti i nomi di Nico Gonzalez, di Chiesa, ma insomma sono profili meno costosi. Penso che sia un'ipotesi però poco probabile questa. Io penso che Marotta e Ausilio sappiano che l'Inter può andare a concludere questa trattativa e si cerca soltanto di approfittare della volontà del calciatore per abbassare il più possibile soprattutto la parte fissa. Perché? Perché Ausilio e Marotta si sono esposti tanto dal punto di vista mediatico. Prima Ausilio, praticamente 10 giorni fa, ha affermato che l'Inter punta fortemente Lookman, stanno facendo di tutto per portarlo a Milano e chiaro che un dirigente si espone in questi termini se ha delle certezze e lo stesso ha fatto ieri Marotta. Marotta ha parlato apertamente di Lookman, del perché lo stanno cercando, di cosa potrebbe dare all'Inter. Chiaro che poi, un po' anche per dichiarazioni di facciata, ha parlato di una trattativa da concludere a breve, se ci saranno le condizioni, però un presidente, un dirigente esperto come Marotta difficilmente si espone in quei termini se non sa di poter chiudere la trattativa, e non dovessero chiuderla ci sarebbero due grandi problemi per l'Inter. Il primo è la pessima figura dal punto di vista mediatico e a quei livelli, ad un livello quando vai a rappresentare un club come l'Inter non è mai un qualcosa da sottovalutare, perché fare la pessima figura a livello mediatico significa poi dare spazio anche ai giornali di criticare, dare modo di andare a creare quelle polemiche ad hoc che tanto piacciono alla stampa, ai media. E soprattutto poi ci sarebbe l'altro problema che qualsiasi sia il piano B si fa passare anche alla piazza, per i tifosi, come una soluzione di grande ripiego. Ecco, faccio un esempio. Prendiamo il nome di Chiesa. Ovviamente non è un nome che esalta la piazza, che scalda i cuori dei tifosi, perché l'ultimo anno è stato un anno difficile per il calciatore. Però, se vai a puntare Chiesa senza aver prima trattato Lookman, è un conto. Magari ci sarà anche chi è contento di aggiungere un profilo del genere. Se tratti Lookman e poi ripieghi su Chiesa, è chiaro che smorzi tutto l'entusiasmo e fai arrivare Chiesa o chi per lui come una soluzione di grande ripiego. In tutto questo però io sono convinto che alla fine la trattativa possa concludersi nel migliore dei modi, perché in questo momento ballano davvero pochi milioni, oserei dire, perché se l'Atalanta dovesse accettare anche 45 più 3 significa semplicemente, ecco, aumentare di qualche milione la parte fissa e magari anche proporre meno bonus. Sarebbe davvero assurdo, ecco, vedere una trattativa del genere che salterebbe per pochi milioni. Quindi io mi aspetto che nel giro al massimo entro fine settimana Lookman possa essere un calciatore dell'Inter. Tra l'altro l'Inter oggi ha ufficializzato anche la cessione di Buchanan, quindi c'è ulteriore margine di spesa. Buchanan che passa a titolo definitivo a Villarreal per 9 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, quindi insomma la sensazione è che l'Inter abbia tutte le possibilità di chiudere per Lookman, si sta semplicemente provando a chiudere per il minor esborso possibile, anche e soprattutto per non terminare il mercato con Lookman, ma per provare poi ad aggiungere altri componenti alla rosa di Chivu. E Chivu ieri praticamente con la sua conferenza ha indirettamente esaltato, o meglio, più che indirettamente, lo ha fatto apertamente, esaltato Leoni e lanciato indirettamente un messaggio alla società. Quindi chiaro che poi dopo Lookman qualcosa in direzione Leoni proveranno a fare. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti se siete ottimisti circa il buon esito di questa trattativa, se secondo voi rischia seriamente di saltare, quindi magari è stato semplicemente un gioco mediatico, un gioco per tenere, tra virgolette, calma la piazza durante la campagna abbonamenti, però insomma io ribadisco, rimango assolutamente fiducioso. Fatemi sapere la vostra, io vi saluto come sempre con un gran bel Forza Inter!